Questo episodio di SmackDown si apre con il vincitore del Royal Rumble match Main Event, Jey Uso, che è lì per scegliere un campione da affrontare a WrestleMania. Lunedì era stato a Raw per parlare con Gunther, ma ora è lì per parlare con il campione WWE Cody Rhodes, e Jey gli dice che ora ha due scelte: o mettersi di fronte a lui affrontandolo a WrestleMania, oppure camminare al suo fianco e uscire entrambi da WrestleMania con i titoli mondiali. E Rhodes sa che questo è il suo momento. Loro hanno passato dei bellissimi momenti insieme e sono diventati anche campioni di coppia, ma l'American Nightmare a WrestleMania andrà lì per vincere, quindi è meglio che Jey scelga bene, perché altrimenti per lui sarà soltanto l'ultima volta. E mentre i due si stringono la mano, vengono interrotti da Jacob Fatu e Tama Tonga, e il Samoan Werewolf dice a Cody Rhodes che l'anno scorso quel titolo l'ha preso dalla sua famiglia, ma ora la sua famiglia ha bisogno di quel titolo, ma non sarà certo Jey a portarlo indietro. E quest'ultimo colpisce prima Tama Tonga e poi, dopo la solita lista settimanale, a restare in piedi sul ring sono stati Cody Rhodes e Jey Uso, e nel main event infatti vedremo un tag team match tra questi quattro. Bianca Belair batte in 5-6 minuti Piper Niven e si qualifica all'Elimination Chamber match. È stato un match carino, molto combattuto e incerto, ma dopo la Super KOD della EST non c'è stato più nulla da fare. Carmelo Hayes va da Nick Aldis e gli chiede un'opportunità per entrare nell'Elimination Chamber, ma il GM ha parlato con Adam Pearce e quindi lui stasera dovrà affrontare un wrestler di Raw, e questo sarà Akira Tozawa, che vuole la sua rivincita dopo che Im gli ha distrutto il sogno di poter entrare nella Royal Rumble. Ora torniamo sul ring, dove troviamo i DIY e Johnny Gargano dice che hanno battuto i Motor City Machine Guns non una ma due volte, e questo fa di loro il miglior tag team al mondo. E a Tommaso Ciampa dispiace dirlo, perché i Motor City sono delle vere e proprie leggende, ma ora le loro opportunità di diventare di nuovo campioni sono morte. E mentre organizzavano il minuto di silenzio vengono interrotti dai Pretty Deadly, che gli ricordano ciò che hanno fatto per loro, facendogli mantenere i titoli di coppia di NXT. Keep those NXT Tag Team Championship. Interviene il GM Nick Aldis, che annuncia che i Pretty Deadly affronteranno i DIY in un match non titolato. In caso di vittoria poi ne riceveranno uno e il match inizierà subito, e i DIY non hanno neanche i costumi, e in neanche 3 minuti i Pretty Deadly vincono il match imbrogliando i DIY dopo che loro stessi stavano imbrogliando. Io adoro i Pretty Deadly e quindi questi ultimi avranno un'opportunità titolata. The Miz cerca ancora di farsi qualche amico a SmackDown e dopo essere stato rifiutato da Andrade cerca in tutti i modi di convincere Cody Rhodes che gli amici non esistono quando si ha tra le mani il titolo WWE. L'anno scorso era la sua storia e tutti lo volevano bene, ma quest'anno è la storia di Jey Uso, quindi è meglio che stia attento. E sul ring troviamo il nuovo acquisto di SmackDown, Drew McIntyre, che è sempre arrabbiato e finalmente durante il viaggio da Indianapolis a Memphis ha capito il perché Raw è un luogo tossico in cui lavorare, perché Adam Pearce non sa mai cosa sta facendo e quindi ha accettato la proposta del suo caro amico Nick Aldis, e lui ora è a SmackDown per Cody Rhodes, non specificatamente per lui ma per il titolo WWE, e viene interrotto da Jimmy Uso, che gli chiede di finirla di parlare del passato e di lamentarsi perché qualcuno gli ha rubato qualcosa. Nessuno gli ha rubato nulla e quindi basta parlare del passato. Lui vuole parlare del presente. Loro sono lì e stasera lo prenderà a calci nel culo e andrà a WrestleMania vincendo l'Elimination Chamber. E arriva anche il terzo membro di questo Triple Threat match, LA Knight. E ci sono 3 cose sicure nella vita: la morte, le tasse e Drew McIntyre che piange ogni settimana. E addirittura ha sentito uno nel pubblico chiamarlo Drew McIntyre. e ora deve anche vendicarsi di Jimmy Uso. Anche se ora gli vuole bene, non si è di certo dimenticato che è stato lui a non fargli vincere il titolo WWE. E questo Triple Threat match mi ha divertito tantissimo, bello combattuto, e mentre Jimmy Uso stava per vincere, ecco che Drew ha tirato via l'arbitro e dopo una combo Claymore BFT a vincere e qualificarsi all'Elimination Chamber è stato proprio lo Scottish Warrior Drew McIntyre. E madonna mia, settimana prossima avremo un altro Triple Threat di qualificazione tra Damian Priest, Braun Strowman e Jacob Fatu. Un Kevin Owens in lacrime ci dice che non perdonerà mai Sami Zayn per non averlo aiutato nel match della Royal Rumble. Quelle cicatrici che lui ha sul viso non sono nulla in confronto a quello che Sami passerà per colpa sua. Carmelo Hayes batte Akira Tozawa ma con non molta facilità. Charlotte Flair alla fine dice le stesse cose che ha detto a Raw e ad NXT, cioè che lei è lei.
e ora è lì per vedere se la campionessa le ispira qualcosa. Ed ecco che arriva proprio la campionessa WWE, Tiffany Stratton. E lei da quando ha debuttato è sempre stata associata a Charlotte, prima come coppia e poi come futuro Charlotte, ma quindi lei le chiede di sceglierla così potrà batterla a WrestleMania e tutti sapranno che lei è soltanto Tiffany Stratton. E la vincitrice della Royal Rumble a Rhea Ripley l'ha chiamata ragazzina, invece Tiffany è una bambina, ma se proprio vuole che venga scelta allora deve inchinarsi e pregarla. Ma arrivano anche Nia Jax e Candice LeRae e settimana prossima la Jax affronterà Tiffany Stratton per il titolo femminile WWE e Charlotte guarderà il tutto. E arriva anche Alexa Bliss che ha il match di qualificazione per l'Elimination Chamber contro Candice LeRae e Alexa Bliss batte in un bel match Candice LeRae qualificandosi anch'essa per l'Elimination Chamber match femminile. E siamo arrivati finalmente al main event, il tag team match tra Jey Uso e Cody Rhodes contro Jacob Fatu e Tama Tonga, match vinto ovviamente da Cody e Jey grazie alla Crossroads su Tama Tonga, match che sinceramente un po' mi ha deluso perché mi aspettavo qualcosa in più, ma dopo il match è tornato solo Sikoa che ha attaccato Cody Rhodes e ora chissà cosa succederà. Andrà a WrestleMania per il titolo? Vincerà l'Elimination Chamber? Chi lo sa? Beh ragazzi, che dire, una puntata di SmackDown a tratti bella e divertente e a tratti noiosa. Purtroppo io le 3 ore non le ho mai sopportate, infatti si sente, però magari ora con la Road to WrestleMania vedremo molte più cose. Io ovviamente vi chiedo di dirmi la vostra nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!